Siamo giunti alla terza puntata di Non è la radio, con me medesimo Marco Plando Vitrotti. L'ho detto anche nella introduzione che ho fatto un paio di settimane fa, ma non lo dico per manie di protagonismo, però è effettivamente cambiata anche la pagina Facebook del Blando, non più Blando Show, ma Marco Blando Vitrotti. L'ospite di oggi è una persona che ho appena conosciuto, a differenza degli altri due ospiti che conoscevo già, ma abbiamo subito ingranato, e colgo l'occasione per dare il benvenuto a Roberto Scano. Grazie Benvenuto. mille, grazie per avermi ospitato in trasmissione. Mi piace questo concetto di dialogare con ragazzi anche giovani, tra l'altro, perché di solito mi capitano sempre persone diversamente giovani Di- con cui parlo di Diversamente giovane. tecnologia. Diplomatico, sei Assolutamente. stato diplomatico. Infatti. E quindi Quindi parlare con giovani di digitale mi fa piacere anche perché posso fare dei veri confronti in materia. Ma io oggi ti parlo da giovane, ma anche da vecchio dentro, per carità, perché tutti mi danno più o meno ho un'ottantina d'anni dentro come personalità, e dal punto di vista informatico ne so qualcosa, ma altri aspetti invece sono assolutamente ignorante. Quindi ho voluto ho questo incontro anche per imparare, non solo per conoscerci, ma anche per imparare. Normatore tecnico in ambito informatico, correggimi se sbaglio. Il tuo ultimo libro risale al 2014, se non sbaglio, l'accessibilità nei siti della pubblica amministrazione. E domanda fuori dai denti, cos'è l'accessibilità nei siti web? E di Allora, cosa stiamo guarda, parlando? stiamo parlando di una cosa che è basilare per il web. La cosa, tra l'altro, comica è oggi mi ha ricordato Facebook che 3 anni fa ero a Copenaghen con Tim Berners-Lee, che è l'inventore del web, Eh, dove parlavamo di accessibilità, di questa parola che spesso viene vista in un altro modo. Non riesco ad accedere a un sito, tipo come è successo col sito dell'Inps qualche settimana fa per avere il famoso bonus. Ma accessibilità, nel caso in cui la seguo io e nel caso di cui mi interesso oramai dal 2002, è il tema di garantire a tutti di poter accedere ad informazioni e servizi senza discriminazioni. Tim Berners-Lee, quando ha inventato il web, l'ha inventato per includere tutti. Se noi facciamo un web non accessibile, è stiamo chiaro. escludendo persone. E web poi cambialo con qualsiasi parola, dalle barriere architettoniche, dal prodotto informatico, alla macchinetta del caffè troppo alta per le persone in sedia a rotelle. Io mi occupo di questo, di tirare le orecchie a chi non lavora bene e fare regole in modo che possano poi produrre prodotti e soluzioni accessibili. Cioè, quindi parliamo proprio di inclusione a 360 gradi in questo caso, no? Assolutamente. Anche perché, no, giustamente tu ricordavi, il web è nato per questo, ecco, per unire Anzi, un po' tutto il mondo, ecco, Anzi, non, come mi piace dire, più che inclusione, non esclusione. Cioè, io ecco, sono non esclusione. per la non esclusione delle persone. Non è vieni che ti aiuto, vieni con me. No, io creo qualcosa per tutti in modo che tutti possano usarlo senza discriminazione. Perché è importante fare questo? È una Eh, domanda eh, scontatissima, però Guarda, te la faccio. No? l'importanza l'abbiamo vista soprattutto in questo periodo che siamo chiusi a casa Mm, col coronavirus. Comunicazione che viene diffusa in rete. Vengono diffusi, ad esempio, il famoso decalogo del Ministero della Salute con le 10 indicazioni, e quello, ad esempio, veniva diffuso come immagine anche sui social network. eh, Il problema cos'è? Le persone non vedenti che usano una tecnologia d'ausilio, si chiama tecnologia assistiva, che solitamente è un lettore di schermo, un programma che legge le informazioni che noi vediamo fisicamente, se è un'immagine, non essendoci del testo, non riesce a mm, capirla, quindi dice è che è chiaro. vuota. Ma lo stesso problema possiamo prendere altri esempi. Anche ieri sera hanno pubblicato l'ennesimo di PCM, non so dirti che numero perché ormai ho perso il conto di quanti ne hanno pubblicati, scansionato. Anche in quel Sì. caso è un'immagine, quindi una persona non vedente da sola non può consultarlo. Oppure vediamo le regioni che emettono di chiamare il numero verde per avere informazioni. Anche, Se io anche sono il numero sordo, verde molto spesso è un'immagine, abbiamo tra visto più l'altro volte, sì. un'immagine con magari il testo Sì, alternativo scritto numero verde, quindi non sì. mi dà nemmeno il numero, No, ma infatti. il problema è che se io sono una persona sorda non posso chiamare il numero verde, devi darmi un altro canale di comunicazione. È E chiaro. potremmo andare avanti per ore sull'uso, diciamo, non corretto della tecnologia, perché con le regole che abbiamo scritto la prima volta nel 1999, quindi lo scorso millennio, come mi piace dire,
Sono regole basilari per la comunicazione in rete. Quindi oggi chi non le usa nel web, ma anche nel software tradizionale, l'esempio che dicevo prima, la macchinetta del caffè, fai un giro in qualsiasi stazione, adesso che ci si può muovere un po' di più dal 3 di giugno, tutte le macchinette che sono nelle stazioni dei treni hanno quel bellissimo sistema per cui se vuoi lo sconto del 5% pagando con carta di credito, devi mettere la carta di credito in alto, molto in alto, dove come già va? una persona bassa Come... fa fatica. Immagina una persona in sedia a rotelle, quindi è beffato 2 volte, perché da Sì, una sì. parte non può pagare con carta, dall'altra non può avere lo sconto. Quindi questa è discriminazione. E io mi occupo proprio di fare regole per cui chi si sente discriminato può andare lì e dire guarda che le cose si devono fare in questo modo. In questo momento qua, da ignorante, come se la passa l'Italia? Guarda, Siamo bene, siamo allora, male? No? diciamo, siamo da una parte fortunati perché compriamo molti prodotti da altri paesi, e quindi Ok. non è un fatto positivo, Quindi perché non è diciamo, che siamo ben regolati noi, sono ben regolati gli altri e di diciamo che gli conseguenza altri paesi compriamo. hanno capito meglio la possibilità anche di business comunque di questi Mhm. temi, perché ti faccio un esempio semplicissimo. Se io faccio formazione ultimamente, intanto chiedo se nell'aula ho delle persone magari non udenti, ad esempio. Con PowerPoint, che fa Mhm. tanto schifo a tanti per fare le presentazioni, nelle ultime versioni hanno recepito una regola di accessibilità per cui se io parlo, mi riconosce il parlato e Ah, sotto le slide esce la trascrizione con i sottotitoli. Questo è un ausilio tecnologico, cioè e non non da serve una poco, persona che faccia i sottotitoli. è Cioè, chiaro. aiuta molto, ma ci sono altri N esempi. Le dirette su Facebook. Facebook, durante il coronavirus, ha finalmente rilasciato i sottotitoli in tempo reale delle dirette. Questo perché? Perché in tutti i paesi del mondo facevano un po' come Conte, usavano Facebook per diffondere notizie. Perché? Perché Facebook, bene o male, è un canale che usano un po' tutti. Chiaro. Il problema cos'era? In quel caso, comunicando, non avendo i sottotitoli, le persone non udenti non erano in grado di comprendere. Poi alcuni si mettevano l'interprete della lingua dei segni, che poi toglieranno dopo la crisi, perché solitamente è così, nei momenti di bisogno mettono l'ausilio, tra Dici che virgolette, dopo non ci sarà, no? Mm. è un costo, lo vedono come costo e quindi lo toglieranno. Però il problema, ripeto, la tecnologia oggi ci aiuta. Il problema che abbiamo è, spesso anche con la pubblica amministrazione, siti sviluppati da magari persone che si definiscono professionisti perché hanno studiato la parte web, ma non hanno studiato la parte fondamentale dell'accessibilità. Mhm. E quindi si vedono, secondo loro, costretti a lavorare in modo, diciamo, meno qualitativo, invece effettivamente stanno lavorando loro in una pessima modalità. Sì, 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 Ma ti sì, sì, potrei sì. portare esempi anche all'estero, ci sono stati contenziosi anche nel settore privato, negli Stati Uniti c'è stato il caso di Domino Pizza, dove un non vedente ha fatto causa e l'ha vinta perché non era in grado di ordinarsi autonomamente la pizza. Ma dai, questa non la sapevo. Ma te ne dico che un'altra, Sì, hanno sì, fatto sì, sì, causa anche sì. a Beyoncé, la Domino's cantante, hanno Pizza. fatto anche a Beyoncé, la cantante, Ma perché nel dai. suo store online del suo sito un fan non era in grado di comprare da solo le cose, perché il problema qual è? Quello che non si comprende è che con la tecnologia attuale la persona con disabilità pretende, ed ha ragione, di poter fare le cose in autonomia. Mhm. Sia in casi come questi, ma pensa anche in casi in cui io devo farmi controllarmi un referto medico o voglio vedere le spese con la carta di credito. Se io Cose sono non da andato poco, fuori ecco. con l'amante e sono andato in ristorante, non faccio leggermi l'estratto, non faccio leggere l'estratto conto da mia moglie e dice, dove sei stato? In ristorante con chi? Oppure, Ok. come è successo ad amici, fa anche sorridere, o amici non vedenti, il problema che hanno con l'ambito scolastico è che gran parte dei registri elettronici non sono accessibili. Mhm. E quindi cosa fanno? Chiedono al figlio che voti ha preso. Quindi immagina se il figlio è onesto gli C'è dice i voti Pierino che corretti. dice, Capito? un bel Papà, 10. ho preso 8, papà, invece magari ha preso 5. Sì, Quindi sì, sì. capisci che proprio è essere, cioè non essere esclusi dal mondo normale e avere la propria autonomia. Questo è Ma accessibilità. il comune cittadino, io per esempio, cosa posso fare per venire incontro a una persona con disabilità sul web, per esempio? Allora, ad esempio, se comunichi con i social, Mm. avere accuratezza di seguire alcune semplici regole del tipo, come dicevamo prima, se metti un'immagine, pensiamo all'immagine del decalogo che Sì. parlavamo prima, inserisco l'immagine, io posso anche scrivere, ecco il decalogo da seguire, ma per la persona non vedente, in questo caso dovrò mettere comunque un link
di approfondimento su una pagina web dove c'è tutto il testo. Chiaro. In questo modo do un'alternativa. Oppure nella descrizione, appunto. Oppure nella Sì, descrizione sì, potrei sì. farlo. Chiaro magari che in alcuni casi per motivi di spazio non si fa. Per dire, ultimamente vedo i presidenti di regione che fanno ordinanze un po' come di PCM, una al giorno. Alcuni cosa fanno? Le pubblicano le immagini scansionate dentro al sito per fare leggere il contenuto, però alcuni hanno imparato a mettere il link alla pagina del BUR, cioè del bollettino ufficiale della regione, dove poi c'è il testo accessibile e consultabile. Sì. Quindi è un discorso strano questo, perché si parla spesso ovviamente di rendere il mondo un attimino più accessibile, no? Alle persone con disabilità e non pensiamo al mondo digitale, no? Assolutamente. Fa strano, ma giustamente è una cosa piuttosto importante. Ma non per parlare d'altro, ma c'è una cosa nella tua biografia che ho letto sul tuo sito web. Hai iniziato a 7 anni Io a sì. programmare con Basic Io ho su fatto Commodore, i primi no? programmi in Basic, lì è stato mio nonno che per la prima comunione mi ha regalato il Commodore 64 Cioè, all'epoca. E lì erano veramente, io essendo veneto, sono veneto atipico perché non bestemmio, però diciamo erano bestemmie con la programmazione, perché gli bastava che dal giornalino che usciva una volta al mese in edicola, copiavi il codice, c'era qualcosa di sbagliato, non funzionava nulla, dovevi aspettare il mese dopo per correggere, per sì. avere la correzione. Quindi erano tempi completamente diversi e diciamo quello mi ha formato un po' sulla parte programmazione. Poi ho fatto i classici studi un po' di ragioneria, ho iniziato a fare ingegneria informatica a Padova e lì ho conosciuto internet. E mi sono innamorato di internet e ho mollato ingegneria informatica. Ho fatto una scelta che alcuni hanno detto, ma tra l'altro pure diciamo c'è una cosa che ogni tanto mi diverte, perché in un test di informatica ho preso 3 trentesimi all'epoca e poi Guarda, diciamo io in una prova all'università ho preso 8 eh, e pensavo di essere andato male. no, ma poi Mi sai ci cos'era metti bella la speranza. cosa? No, ma la cosa bella poi è stata classica docente informatica fa guardi che l'informatica non è la materia che fa per Per lei. lei. Me la sono segnata qui, adesso la invito un po' a tutti i convegni che faccio, ma non si presenta mai. Però diciamo, ecco, è una cosa che ho detto anche, mi sono tolto un po' anche il sassolino a un convegno che ho fatto sull'accessibilità all'Università di Padova proprio, ho detto mi fa piacere essere qui, un posto che all'epoca non mi ha conosciuto per le capacità, però ho detto questo non significa che dovete mollare l'università, attenzione. Però se comunque avete delle passioni, perché per me è stata una passione internet, anche il mio lavoro d'accessibilità è una passione, mia moglie dice tu sei una delle poche persone che conosco che tu lavori ma non per, tra virgolette, per il denaro, perché ti piace quello che fai. Cioè io Ed ci è una passerei fortuna non 24 da ore al giorno poco. su questi temi. È chiaro, chiaro, Quindi, è una fortuna non da poco e appunto ti avvicini al mondo di internet subito subito, praticamente sì, sì, infatti. all'inizio, infatti diventi presidente in Italia della IWA, che ricordami, l'International Web Alliance Web o Association. Associate? All'epoca, quando Ok. l'abbiamo fondata nel 2000, io ho fondato la sezione italiana. Mhm. Tra l'altro è stata comica perché all'epoca avevo il terrore dell'aereo, non volavo. Ah, ma Adesso, dai, avevo sì. un'altra cosa in comune, sì. Adesso, beh, prima del coronavirus, anche 3-4 voli alla settimana, quindi poi, oppure Ti ci voli in giornata a abitui, sì. Bruxelles, voli in giornata a Malta, quindi comunque giri così. All'epoca feci venire quello che era il rappresentante mondiale dell'associazione a Venezia. Poi immagina, cioè, mi inviti a Venezia. Quando organizzavo anche i meeting dell'ISO, quando dici ti ospitiamo a Venezia su un palazzo E a beh, Venezia, cioè, la vuoi sono più le rifiutare, mogli degli invitati a spingere per farli venire che loro stessi a volte. E lì è stato interessante perché all'epoca si chiamava International Webmaster Association, perché c'era la figura del webmaster, Mhm. la figura mitologica di quello che faceva tutto nel Sì, sì. web. Qualche anno fa abbiamo cambiato in Web Association, perché abbiamo fatto completamente un cambiamento. Considera che noi nel 1996 l'associazione aveva fatto il primo codice etico di chi lavorava in rete, quindi era una cosa
In cosa veramente consisteva pionieristica. questo decalogo, insomma? Sì, era chiaramente era il classico decalogo all'americana che qua in Italia fa un po' sorridere, però il Mm? concetto del rispetto del cliente, la tutela della privacy, la correttezza commerciale, cioè tutte quelle cose che Che è un tema attualissimo assolutamente, comunque, assolutamente. appunto in rete ancora di più Ma oggigiorno, sì. infatti considera che adesso uno dei progetti che sto lavorando a livello europeo di normazione, perché poi mi sono specializzato in tutto anche il tema delle competenze digitali, non solo accessibilità, Mhm. quindi mi sono occupato anche di normazione delle competenze professionali, la catalogazione dei profili. E adesso stiamo lavorando proprio anche a livello europeo a indicazioni generali proprio per il body of knowledge, cioè tutta la parte relativa alla regolamentazione, all'autoregolamentazione etica Mhm. di chi lavora nel settore. Perché effettivamente non è più, per quello dicevo, il problema dell'accessibilità di base è uno, è che molti si sono improvvisati. Come adesso, Mhm. in epoca di coronavirus, cosa è successo? A tutti serve l'e-commerce, tutti si sono improvvisati esperti di e-commerce. E Ti come ci giri si un po'. autoregola in questo caso? Allora, non ci sono albi perché innanzitutto io stesso ho combattuto per non averli, Mm. perché l'albo non è garanzia di qualità. Ne abbiamo L'esempio tanti in che faccio Italia. sempre è come fai a dire che un avvocato è bravo? Perché è scritto all'albo? No, perché comunque è obbligato a essere iscritto per lavorare. All'albo. La qualità la vedi da quanto scrive, dai successi che ha avuto, dal settore. Come dico sempre, se ho bisogno di essere tutelato su una diatriba di diritto d'autore nel web, non vado a prendermi l'avvocato specializzato in condominio, vado a Chiaro. prendermi quello specializzato. Nel Mhm. web abbiamo cercato di fare la stessa cosa, quindi senza avere comunque l'ordine, senza avere l'albo, dire comunque sono richieste alcune competenze. In alcuni casi sono nate certificazioni che, ripeto, non sono comunque obbligatorie per lavorare, in altre è un po' il mercato, diciamo, che fa il professionista. È chiaro che spesso ci si scontra anche con, tra virgolette, nel senso buono, l'ignoranza che è del cliente. Perché fai a capire al cliente che una cosa è l'e-commerce che ti fa il professionista, altra cosa è l'e-commerce che ti vendono 99 euro Sì, tutto pronto, online, sì. capito? Sì, 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 Quindi sì. è un mondo un po' complicato, un po' come tutti i mondi. Il web, diciamo, è più complicato perché è esploso tutto in un colpo, specialmente dal 2004-2005, con la nascita all'inizio della tutta la parte social media, Facebook, Eh, YouTube. infatti, giusto bene che ci colleghiamo proprio là, è uno degli argomenti Infatti, cui c'è vorrei tutta, c'è parlare. tutta la parte social, Mm. cioè io ricordo le prime volte che navigavo in rete che bastava il codice fatto leggermente male, non caricava le pagine. Mhm. Adesso, cioè, ti ripeto, proprio dal 2005, diciamo, quando è nato YouTube, quando sono nate, c'era la prima versione di Facebook in inglese, iniziava qualcosina poi con Twitter, è stato quello l'anno del boom di quello che chiamarono il web 2.0, che io Sì. ancora oggi lo definisco termine marchettaro. Perché dici? Perché allora, non è un web 2.0 alla fine, perché la tecnologia utilizzata è la stessa, perché quello che era l'interazione Sì. era HTML, script e Mhm. XML, tre specifiche che risalivano allo scorso millennio. Quindi Sì. comunque di tecnologico non c'è nulla, è il fattore umano che è cambiato. La tecnologia è stata modificata in modo che la produzione dei contenuti non fosse più fatta dal professionista, ma fosse fatta dall'utente. Le statistiche che giravano anni fa, che all'inizio, dopo i primi anni, 6 mesi di YouTube corrispondevano a 30 anni del network televisivo ABC come caricamento di contenuti, Eh? sono bestiali. Adesso siamo a un mese, Decisamente. Sì. praticamente, cioè un mese di YouTube corrisponde a 30 anni. Chiaro che poi la qualità, lo sai meglio di me, Sì, per però carità, ha appunto. creato fenomeni diversi, Sì, famosi sì, 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 YouTuber, abbiamo gente che poi visto. magari dal mondo YouTube è passata alla televisione. Penso alla mia amica Sonia Peronaci quando aveva all'epoca Giallo Zafferano, lei è nata da internet, è andata a fare poi programmi TV, altri lo stesso, quindi comunque Non so, c'è, mi viene in diciamo, mente un internet ha Frank dato, Matano, sì, 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 un diciamo, Frank Matano. internet è stato un volano, diciamo, per dare visibilità a persone che magari avevano doti particolari che grazie alla rete a costo molto più basso rispetto a quello che capitava una volta, perché pensiamo solamente a chi fa musica. Cioè una volta era piglia la cassetta, manda la cassetta ai discografici
Adesso così Tutto il pubblichi discorso comincia a della girare. distribuzione, d'altronde, ecco, Infatti. è cambiata radicalmente. Però, collegandoci ai social media, come è cambiata la nostra vita, Eh. secondo te? Quali sono i rischi di questi social media? No, beh, aspetta, c'è il fatto che dico di questi social media, come che avessi, non so, 100 anni per gamba. No, intendo. Ma guarda, mi è piaciuta la domanda che mi ha fatto qualche settimana fa un giornalista, il fatto fa, ma lei come si immaginava il coronavirus all'inizio degli anni 2000? Tu come te lo saresti immaginato? Senza internet, con poca connettività, Un po' collegamento alle noioso. BBS, qualche pagina web, Un po' noiosino, sì, un noiosetto, ecco. noiosetto e magari anche panico, perché Eh, l'unica forma di comunicazione era la televisione, appunto, e aspettare ogni il giorno le 20 per telegiornale, capito? forza per il riassunto della giornata, invece in questo momento qua ovviamente hai Quindi chiaro, tutto hai il vantaggio che fruibile. hai comunque una connettività permanente anche in questo periodo rispetto ad altri periodi, Mhm. perché, ripeto, torniamo agli anni in cui la connettività costava un casino, adesso costa ancora tanto, Sì, sì, per diciamo, carità, però con però le flat, cose varie, comunque hai una buona connettività ed hai comunque possibilità di interagire quasi H24 con le persone. Il problema è anche quello, cioè il mhm, problema è che di fatto molti, io ne sono anche uno di quelli, molti portano molta parte della propria vita sui social. sui Cioè, come social. dice mia moglie, però quella a volte è una scelta, come nel mio caso, cioè io pubblico le cose che cucino, dove vado, perché io non ho nulla da nascondere, faccio vedere dove vado, interagisco, faccio ogni tanto anche qualche polemica politica per fare un po' di flame, per fare movimento, per testare anche, perché poi che quella è intelligenza dell'uso degli strumenti. Magari lanci la provocazione per capire dalle reazioni come la pensano alcuni tuoi colleghi, magari a livello politico, Yes, lavorativo e via dicendo. ho Quindi visto. diventa uno studio, hai Non è il capito? tuo caso, ma dico in generale, Poi soprattutto in nascono i questo flame, le periodo. discussioni. Eh, Cioè, pensa che, cioè, per dirti, io ad esempio sono stato per anni uno dei moderatori del forum di Risico in Italia, ma Risico dai. Digital, e lì Ci ho erano giocato otto. poco tempo fa poi Ecco, a Risico Digital eh, proprio. il mitico RD. Quello era bellissimo perché c'erano 8.000 persone di ogni ceto sociale, c'erano grandi avvocati, che si collegavano e giocavano e un po' passavano tempo sui. Quello era, diciamo, un precursore di quello che sono i social media. Sì. Solo che mentre lì c'era più il concetto di moderazione, social media, nonostante ci siano gli strumenti per farlo, perché io posso moderare chi pubblica, chi non pubblica, chi può interagire, diciamo, c'è un po' meno controllo, c'è un po' meno inibizione. E Sì, quindi ma spesso, là entriamo anche nel merito insomma, degli algoritmi, no? Quanto funzionano, quanto no. chiaro, Anche qua un'altra domanda che ti faccio, cioè, secondo te è valido come sistema appoggiarsi a una piattaforma, che sia Twitter, che sia Facebook, a censurare certe cose? Perché abbiamo visto anche cose cioè episodi in America che sono stati censurati, ma senza motivo in certi casi, no? il problema è uno, questo è uno spesso dei flame che nascono con le discussioni. Il problema è che comunque questi social media non sono di proprietà pubblica, non sono No, dello Stato, no. sono di proprietà di soggetti terzi, che ci piaccia o meno. Quindi noi quando entriamo, tra virgolette, a casa loro, ci sono delle regole. Se non le rispettiamo, loro hanno, che ci piaccia o meno, la facoltà di dire ti oscuro. È Mm. vero che oramai hanno un potere di comunicazione che oscurare magari la pagina del politico o la pagina dell'iniziativa tal dei tali può risultare come oscurare la libertà di pensiero. E lì siamo però, ripeto, siamo borderline, lì dipende anche dalla legislazione dei singoli paesi. È Sì. successo anche in Italia che un giudice ha obbligato Facebook a riaprire delle pagine. Come abbiamo visto qualche settimana fa che a seguito della denuncia della Federazione della Stampa hanno chiuso dei canali Telegram dove la gente si distribuiva i giornali. Sì, sì. Un po' quello che capitava con Torrent. Mhm. All'inizio, se ti ricorderai, appena uscito, c'era subito le C'è stato un ordinanze, chiudi boom, qui, sì, chiudi sì, là. sì. Poi quando hanno visto che non potevano più contenere, Mhm. ok, lasciamo andare. Perché poi il bello e il brutto della rete è che non la puoi controllare.
Mm. Chi ha sempre detto, cioè chi dice regolamentiamo la rete, a me fa paura. Perché la rete è nata come tecnologia neutra, un po' Cioè, come il web. Il quindi problema è se tu vuoi regolamentare, ok, puoi definire dei principi generali, ma non devi dare, a mio avviso, il potere di censura. Il potere di cancellare deve essere solo a paletti ristretti, cioè dove sì, c'è infatti, effettivamente cioè, un dici risvolto di penale. creare una coscienza piuttosto, Assolutamente. ecco. No, Diciamo perché che comunque anche diciamo, i social media tipo Facebook tecnicamente sarebbero anche progettati per questo, perché sì, se c'è un contenuto che non è qualitativamente interessante o è offensivo o contiene contenuti che non vanno pubblicati, l'utente può segnalare. Il problema è che sì, poi cosa fanno? Fanno il bombing, segnalazione di più utenti, quindi anche un contenuto che magari è buono automaticamente viene sospeso, perché è chiaro che avendo miliardi di utenti non puoi avere miliardi di persone che fanno help desk e vanno a controllarti ogni singolo post. Quindi comunque bisogna delegare un po' la tecnologia, che non è perfetta. E chiaramente ci possono essere casi in cui vengono rimossi contenuti che non dovrebbero essere rimossi. ma in America proprio suggerivano, ma non mi ricordo quale podcast avevo ascoltato, in cui proprio si suggeriva la creazione di una giuria di utenti, addirittura per, secondo te, Ma guarda, in America ricordiamoci che sono anche quelli della giuria popolare, sì, quindi sì, sì, cioè, è un concetto diverso. Io, per farti capire, la prima volta che ho firmato il contratto per aprire la sezione italiana dell'associazione, il contratto tra me e il soggetto americano, non fatto chiaramente davanti a notaio, ma davanti a un caffè nell'albergo dove abbiamo fatto l'accordo, iniziava con si ritrovano il giorno 22, no, era fine maggio del 2000, in buona fede, i signori Roberto Scano e Richard Bringer. Tu dimmi dove sul nostro contratto c'è scritto che si ritrovano in buona fede. Perché per loro è così. Cioè loro sono quelli che sul documento di immigrazione, quando arrivi lì con un volo, dichiari che non porti esplosivi, dichiari che non sei stato in Iraq. È chiaro, cioè, poi se veramente ti beccano che dichiari il falso, ti fanno sedere quadrato, per usare un francesismo. è un po' l'autocertificazione, Sì. non lo so. Guarda, quella è di una comicità, perché poi noi all'italiana la facciamo ancora peggio. Cioè, non so se a te io mi sono spostato per lavoro in questo periodo, cioè Sì, un poco, sì. salire in treno da Roma e fare l'autocertificazione, arrivare a Venezia e rifarla perché un altro poliziotto voleva la stessa autocertificazione. Mm. Ma se il tuo collega mi ha fatto partire da Roma, ormai sono comunque qua, cosa fai? Mi mandi indietro? Sì, sì, Cioè, ne discutevo anche con Andro Mercù della Zanzara, sì. appunto, anche nel suo caso, dicevo giustamente il buon senso in certi Sì, ma casi, guarda, ecco, io che difatti ho fatto sorridere giusto... il poliziotto al ritorno e ho detto mi ricordate l'aeroporto di Marrakesh, non so se sei mai stato a No, Marrakesh, no, 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 ma me ne hanno quella guarda è parlato. un'esperienza che almeno una volta nella vita va fatta, tu Ok. praticamente sia per entrare che per uscire dall'aeroporto passi almeno 8 controlli all'andata e 8 al ritorno, ma del tipo io sono qui, do il fogliettino di carta che mi ha dato quello del controllo prima a Mhm. una persona, dopo 7 metri c'è un altro cui devo ridare il fogliettino, hai capito? Cioè siamo a questi livelli di stupidità di controllo, perché alla fine così non controlli nulla. Ma torniamo anche al Torniamo discorso, alle... sì, Ok. del social. Abbiamo detto che questa proposta della giuria non è il massimo, ecco. O quantomeno cercare di creare una coscienza della rete, ecco. Ma in questo momento qua abbiamo visto boom di iscrizioni su piattaforme come TikTok, per non parlare di Instagram, insomma, Sì, addirittura Instagram sarebbe per i giovani, ma non troppo giovani, TikTok è per i più infatti, giovani, cioè, assolutamente. quindi in pratica io che sono rimasto a Facebook già mi sento vecchio a 26 anni, capisci? Io quando Vabbè. parlo con i miei nipoti delle volte mi parlano di social che io manco conosco. Cioè, sì, no, no, ma ti credo, anche perché c'era Snapchat anni fa, sì, per carità. Ma in tutto questo, le nuove generazioni, secondo te, che rischi corrono? Allora, guarda, ti Ma non dico, solo no, no, le no, ma nuove guarda, ti generazioni. dico, abbiamo un problema che anche, diciamo, i genitori di questi ragazzi non conoscono spesso l'uso delle tecnologie. Mm, Cioè, io sono fortunato perché sono nato, come dicevo prima, con la tastiera sotto braccio, quindi so che
prima di una certa età non do l'accesso ai servizi, Sì. se comunque glielo do, gli devo fare il monitoraggio antibambini, cioè comunque alcune regole. Ci sono purtroppo dei genitori che, non conoscendo queste cose, lasciano carta bianca ai bambini. Sì, E sì, quindi sì, vedi sì, sì. bambini che si fanno, come dici te, il canale su TikTok, si mettono a fare i balletti, su YouTube, si fanno l'account Facebook, tanto perché, solito discorso, se devi dichiarare che hai 18 anni per Vai. entrare da qualche parte e ti dice sì o no, tu cosa rispondi? Secondo me un sì, ma Hai no... capito? Quindi comunque loro non sanno che comunque stanno dichiarando il falso e quindi che se me ne frega, voglio entrare e voglio usare quello, capito? Quindi il problema secondo me è che soprattutto adesso abbiamo molta sfida social tra i ragazzi, cioè c'è una competizione crescente sul comunicare, che si è più bravi a ballare, che si è più bravi a fare, ma anche tra adulti. Cioè, in questo periodo di coronavirus, cioè, se vedi c'è stata la sfida culinaria. Io ho Sì. fatto la pizza così, io ho fatto il pane colà. Io ti dico, io pubblico tutto quello che mangio in giro proprio per... Ma, ma lo facevo già da prima, lo facevo, ma vedo Sì, sì, proprio sì. che c'è una competizione. Cioè, TikTok è copiarsi i balletti uno con l'altro alla fine, se Sì, guardi sì, bene beh, ultimamente. sostanzialmente sì, Però è vedi che quello. cioè, i ragazzi ci passano le ore a vedere davanti per farlo anche loro. Ma secondo te si va a creare, ad instaurare una vera e propria conversazione? No, non lo so perché da osservatore esterno, no, non è che voglio... Guarda, ti dico, cioè, dipende tutto anche da come la usano. Per dirti, l'altro giorno c'era mia nipote che giocava con la PlayStation e lei Mhm. stava giocando con un ragazzo che sta in America. Lei ha 8 anni e ha iniziato a parlare, e ha iniziato poi a parlare di cosa mangia lui, di cosa... Cioè, comunque può creare effettivamente contatti, amicizie. Chiaro, chiaro. Te lo dico nell'ambito mio, l'associazione dei professionisti web, all'epoca quando l'abbiamo fatta ci siamo conosciuti tutti in rete. Ci siamo incontrati una volta sola fisicamente per costituirla, poi sempre visti in rete, ci vediamo alle fiere, agli eventi quando andiamo a fare gli speech. Ma non c'è il contatto umano di una volta, diciamo. Sì, 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 sì. I ragazzi, purtroppo, però, secondo me, stanno prendendo un po' il coronavirus permanente, come si dice. Cioè, si In sono che senso? abituati a stare troppo davanti alla tecnologia e Mm. interagire meno col mondo, tra virgolette, Mm. esterno. Non dico Eh, mondo reale, perché alla fine oramai sono collegati. Sì, no, è che ho notato con il lavoro che faccio, soprattutto in agenzia stampa, lavoriamo molto con gli studenti e ho sempre più, e ti parlo da 26enne, ho Sì, sì, sempre sì. più problemi a relazionarmi, cioè a conversare, ecco, con un ragazzo, magari gli devo chiedere dell'esame di maturità, delle Mhm. preoccupazioni, questo e quella, e vedo che c'è quasi una barriera. Ma Sì. non capisco se è una barriera appunto dei 26 anni che mi sembra assurdo, ma allo stesso tempo se è effettivamente una barriera digitale quasi. No, è proprio un altro tipo di apprendimento del digitale. Cioè, noi Mm, abbiamo avuto la fortuna, più io, ma anche te come fascia d'età, comunque di passare quantomeno dal personal computer. mhm. Cioè, tu il computer l'hai usato. Eh, Gran parte dei ragazzi usano il tablet. sì, Cioè, gli sì, dai sì. un computer, cioè, ci sono dei video carini che girano Sì, anche su Facebook, mhm. che mettono davanti a un computer con Windows 95 Sì, sì, ho i visto, ho ragazzi di visto. oggi e fanno, ok, I ma cosiddetti react, i sì, video, sì, 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 non le è ancora reazioni. partito? Cos'è questa cosa? Il mouse, cos'è questa cosa, capito? Che è un po' C'era anche quello la che... pubblicità della Apple, se non Sì, sì, sbaglio. sì. Cos'è il Ma guarda, che è un computer? po' quello che ultimamente metto sulle slide quando parlo di tecnologia di integrazione, quando metto la slide che parla delle periferiche tipo Amazon Echo o Mhm. Google Assist, Sì, che comunque per noi sono, diciamo, un francesismo, delle cazzatine con cui dici magari metti la musica, però magari regola anche la temperatura, però immagina una persona con disabilità allettata, diventa utile. è chiaro, E chiaro. io metto sempre la slide dove metto queste immaginine e poi ci metto da brutto nerd che sono il film, il pezzettino del film, quello di Star Trek, Ah, dove Scotty torna nel passato, si trova davanti a un personal computer, deve fare la famosa vasca trasparente per riportare le balene nel futuro per far tornare la sì. vita, e dice deve usare il personal computer, e lui si mette davanti al computer e fa computer, avvia il calcolo, e il computer chiaramente non gli risponde. L'ingegnere informatico dell'epoca che fa? Prende il mouse, glielo dà in mano e fa devi usare questo, e lui se lo mette tipo microfono e fa computer, fai questo, Eh e ci sì, fa sì. ridere. Sì, Però sì, lui sì, era sì, sì. abituato a cose, interazioni tipo vocale, quindi È è chiaro, è normale. chiaro. Stessa cosa
è quello che noi, è la reazione che facciamo noi. Noi siamo come l'ingegnere, praticamente, con Scotti, e Scotti per noi sono i ragazzi di adesso, perché loro utilizzano veramente la tecnologia in modo diverso, in modo molto più veloce, e soprattutto la usano non, tra virgolette, a livello lavorativo, ma spesso però la usano anche a livello conoscitivo. Mio nipote, che ha 8 anni, io vedo che quando gli parlo di qualcosa, poi sparisce, torna dopo un po', ma zio, guarda che su Google non è come hai detto te, ma hanno detto che è un'altra cosa. Poi lì sarebbe tutto il problema dell'educazione delle fonti, perché il problema più grande che hanno anche gli adulti è quelle fake news, Parliamo di le, bufale, le siamo catene di spacciati, Sant'Antonio sì. che arrivano via WhatsApp e queste Mm. cose qui. Comunque c'è un problema effettivamente di ma un po' come tutti i settori, cioè se c'è Sì, produzione di sì, 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 contenuto sì. c'è la qualità, ma c'è anche la cacca, come si dice, capito? Quindi, Poco ma sicuro. E a quel punto torniamo un po' al discorso della regolamentazione, insomma, uh-huh, cercare di dare un senso un po' ai contenuti anche, no? Il discorso che abbiamo sì, fatto all'inizio anche dal punto di vista accessibilità. sì, sì. Altra cosa che voglio domandarti assolutamente. Quando andiamo a sottoscrivere un contratto, i termini d'utilizzo, cosa andiamo ad accettare molto spesso? Perché mi son fatto questa domanda molto spesso. Non è che cioè c'era anche un episodio di South Park, non so se sei presente, Sì? il cartone anima che c'è uno dei protagonisti, Kyle, che sottoscrive un contratto di iTunes che è andato a rinnovarsi e vende proprio l'anima e il corpo Sì. alla Apple in questo caso. Ma cosa andiamo a fare Ma di solito? guarda, allora, la battuta che ci sono un paio di battute che faccio sempre quando mi fanno queste domande. Beh, la prima è: chiedi a una donna se ha mai letto le condizioni di Zalando.it. Mm, Non gliene frega nulla, deve comprare le scarpe e i le vestiti, scarpe. quindi accetta. Stessa cosa di quando ti loghi su un sito e ti dice loggati con Facebook. Chi è che va a leggere cosa gli passi a quel sito, se gli passi Eh, il numero di telefono? A te interessa arrivare al servizio. Purtroppo siamo una generazione di persone che già leggono poco di suo, ma non vanno a leggere i contratti. Ma anche amici avvocati hanno ammesso, non hanno mai letto tutte le condizioni contrattuali. Così come quando ti arrivano, soprattutto quando c'è stata tutta la parte del GDPR, trattamento dati, che ti arrivavano le email con informative, sono cambiate le condizioni. eh, Ma quanti di noi sono andati a leggerle? eh, Io no, io lo ammetto, io non va. PayPal mi manda l'aggiornamento delle condizioni, non vado a leggerlo. Finché questo non mi va a toccare, diciamo, direttamente, che poi magari vedo, oddio, hanno tolto, ma hanno messo una commissione più alta, magari. Quello mi interessa. è Ma il chiaro. fatto che mi dicano che, quello che poi è scritto un po' in tutti i social, che una volta che io pubblico il contenuto diventa comunque utilizzabile e riutilizzabile dalla piattaforma, che Sì. ha la facoltà comunque di cancellarlo, di mantenerla. E quello è Sì, ma risaputo. anche là non è chiaro. Cioè, No, non è chiaro, Facebook assolutamente. diventa proprietario anche non lo so, dell'immagine che vado a postare oppure no? Ha il No. diritto di utilizzo. Tu gli stai cedendo il diritto di utilizzo di Di quell'immagine, capito? Ad utilizzo. esempio, utilizzo, Ok. sì. Comunque tu puoi Quindi anche riutilizzarla. può rivendere a mio nome Se tu l'immagine, fai, non ad lo so. esempio, se tu fai una bellissima fotografia, Mm. ok? La pubblichi online e Facebook la ritiene interessante, magari per mettersela come copertina della home page di Facebook, lo può fare e tu non puoi chiedergli nulla. Mm. Capisci qual è il Sì, problema? sì, sì. Infatti all'epoca il consiglio che davo sempre, cioè pubblicate le cose eventualmente nei vostri siti inserendo le licenze e Mm. poi condividete il contenuto nei social. Però qual è il problema? Che questo rende pigre le persone a cliccarti il collegamento, l'informazione, perché una Sì, cosa è oramai o è accessibile direttamente su veloce, Fe sì, 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 veloce. sì, ma Allora, anche i è video, se come... posti uno di YouTube è già più difficile. Infatti, L'ho infatti. visto proprio con i podcast, beh, Infatti, invece infatti. del video che Ma parte in perché? Perché automatico, sì. oramai cosa si chiede? La rapidità. Perché Amazon vince sugli altri? Perché c'è l'opzione one click. Vedo il prodotto, un click lo compro. C'ho Amazon Echo, gli dico comprami questo, lo compra. Cioè, Sì, 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 le sì. persone oramai vogliono la rapidità. È vero che, ripeto, stiamo, come diceva un mio amico, e come dicono molti che hanno scritto libri in tema, quando un prodotto è gratis, ricordati che il prodotto in vendita sei tu, sono le tue informazioni.
Però questa è una scelta, bene o male, che abbiamo fatto Che siamo in un po' miliardi di obbligati persone anche a fare in certi casi, che ti hanno perché ho obbligato a visto, farlo. sì, Che ti hanno perché ho obbligato a visto farlo. in ambito lavorativo non potrei vivere, non potrei fare questo lavoro No, seriamente, quantomeno assolutamente. senza accettare i Ma termini di sai utilizzo, ecco. quanti professionisti ho visto dire abbandono questo, abbandono quell'altro, poi dopo Però magari 3-4 mesi tornano, perché alla fine è una rete sociale. guarda, l'ho visto con gli attori che sono riusciti anche a farlo, perché Sì, per sì, carità un attore può levarsi da Instagram, beh, per carità assolutamente, non avrà i follower, però non è che ci rimette lavoro assolutamente. più di tanto, ecco. Altri invece Però, magari, tipo in questo periodo di coronavirus, ci hanno giocato mm, su cantanti soprattutto, per far improvvisare concerti su Instagram e via dicendo. Quindi comunque alla fine è un dare e avere, alla fine gli concedi traffico, utenza, profilazione degli utenti, quindi anche capire cosa piace a un utente e via dicendo. appunto, Dall'altro c'hai un ritorno, diciamo, dell'investimento in teoria. Quindi se vendi qualcosa, il classico esempio, se io voglio pensare un prodotto, una volta andavo su Google e compravo le parole chiave. Adesso piuttosto vado su Facebook e compro le preferenze degli utenti. Cioè, una cosa è dire perché fammi la pubblicità di vacanze a Venezia, ok? E quindi cerco la parola Venezia, vacanze e via dicendo. Altra cosa è dire vado su Facebook e fammi magari per il territorio della regione, da adesso al 3 di giugno che si apriranno comunque le frontiere, fammi delle offerte per gli alberghi o cose varie per chi è residente sì, in regione. Io ho il mio sì. target. La pubblicità arriva mirata. Sì, sì, proprio più mirata di così, Hai capito? assolutamente, ma è proprio il fenomeno di cui ti volevo parlare, cioè è un'altra domanda, I dico cookie allarmista, probabilmente. La parte dei come i cookie? cookie, È ecco, chiaro. appunto, anche perché, non lo so, con la mia ragazza un paio di volte mi sono ritrovato a mandarle un messaggio su WhatsApp, voglio comprare questo. E te lo sei trovato su Facebook. Me lo sono trovato su Facebook o su Google, addirittura che non fa parte della stessa famiglia, ovviamente. Quello è strano. Cioè, su Facebook e Facebook potrei WhatsApp. capirlo perché è la stessa famiglia. Appunto. Su Google, oddio, No, no, hai il telefono Android? no, ho il telefono Apple, Allora è strano, perché se l'Android però poteva esserci. lei ha il telefono Android invece Vedi? e mi ha spaventato tantissimo questa Lì cosa sarebbe qua da perché andare a leggere le condizioni del riconoscimento, dell'attivazione del microfono delle applicazioni. Anche lì, eh, stesso problema. appunto abbiamo anche questo, cioè Quando installi un'applicazione, quanti vanno a vedere le autorizzazioni che dai alle applicazioni? mm, Cioè, del tipo, se io ho un'applicazione magari che mi fa la livella, quindi la bolla per misurare se una cosa è messa dritta o storta, perché se la installo mi chiede l'autorizzazione all'elenco degli amici, le fotografie, il sì, 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 sì. microfono, la Di tutte possibilità di di più. telefonare? Perché? L'accesso alle foto, Hai sì, sì, capito? sì, sì, Quindi cioè, sì. il punto è anche quello, però solito discorso, la stessa cosa, modello Zalando, Sì, che sì, prendo sì, sempre sì. un esempio, Non se io andiamo voglio a... installare l'applicazione accetto tutto, perché magari poi se non accetto quello non funziona, non si blocca, il mio Quindi tu... scopo è avere il servizio, capito? Sì, sì, ma tu cosa consiglieresti in questo caso? Cosa diresti? Cioè, piuttosto ci mettiamo a leggere i termini di Allora, lì non utilizzo? c'è, cioè, ripeto, chiaro, ad esempio con le app, cercare di installare quelle necessarie, cioè non fare l'installazione compulsiva per cui, che bello, installo questo, installo quello, installo quell'altro e poi magari non le disinstallo, Mhm. perché già comunque poi ci possono essere problemi, magari applicazioni che non vengono più mantenute, quindi problemi di sicurezza e via dicendo. Però ogni volta che installiamo un'applicazione stiamo dando dei permessi all'accesso a informazioni e contenuti. Così come quando diamo l'accesso a siti tramite password condivise sui social tipo Facebook, Google e via dicendo, poi può capitare che quei siti vengano bucati. C'è un Abbiamo sito, visto non so con se lo Yahoo conosci, anche, eh? anche Yahoo ha avuto Sì, una... ma non solo Yahoo. C'è Sì, un sì, sì. sito che si chiama areyoupovned.com. No, non ho Questo è presente. interessante, metti il tuo indirizzo mail, ti puoi anche registrare, Mm? e questo cosa fa? Ogni volta che bucano qualche grosso servizio e rendono disponibili i Le tue database con informazioni, informazioni, ti sì. notifica e dice, uè, guarda, attento che t'hanno beccato, Capito. e ti dice cosa hanno reso disponibile. Come Allora, si finché, scrive? Scusa mo me lo allora, segno. you You pavned, P-A-W-Ned, Pound. dot, Ok, sì, ok, perfetto, perfetto. .com. Perfetto.
Con Apri il quello, ti codice. dico, quello è utile effettivamente perché ti manda notifica, poi per dirti, settimana scorsa mi è arrivata notifica che hanno Mhm. bucato un sito dove mi ero registrato, però i dati che avevano bucato era nome, cognome, indirizzo email. E chi se ne frega? Se mi diceva la Avrai password, qualche spam in più, insomma, se mi sostanzialmente, diceva la ecco. password, lo sai benissimo, uno dei problemi più grossi che Eh, abbiamo è che usiamo la stessa password dei utilizziamo servizi. sempre la stessa, Cioè, sì, sì. nonostante magari usando Google Chrome o altri browser, quando ti devi registrare ti dice ti suggerisco io la password forte, te la Sì, salvo io, in modo sì. che rimane protetta. Siccome non ci fidiamo Eh. di questi sistemi, ma ci fidiamo della password unica, ci bucano su un sito, ci bucano su tutto, poi alla fine. Io ho quasi sempre la stessa, anzi è un po' pericoloso dirlo in podcast, no, Sì, per sì, ma carità, guarda che è una, è ma una- è una malattia di tutti. la cambierò, la cambierò. Sì. Ma nel caso appunto dei cookies, un Facebook, un Twitter, quanto effettivamente può ricavarne? Dico dal punto di vista remunerativo, ecco. Beh, allora, considera che allora, il fatto è quello, Facebook, così come Mm, Google, utilizzando i cookie, quelli diciamo che ti profilano per interessi di un prodotto e via dicendo, chiaramente cosa ti fanno? Ti vendono advertising mirato per ciò che hai cercato, rispetto all'advertising che hanno loro. Quindi da una parte ti fanno vedere cose che potenzialmente cerchi, dall'altra soddisfano un sì, 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 cliente che sì. gli compra la pubblicità dicendo guarda che comunque ho trovato il tuo target, che mi ricordo è stata bellissima, c'era stata una discussione con Zucconi via Twitter, non mi ricordo con chi, ah sì, con Beppe Grillo, è Mm. successo un casino, perché praticamente Zucconi diceva ah vado nel sito di Beppe Grillo e vedo che vendono dentiere, è un sito da vecchi. Al che gli risposero, guarda che probabilmente sei tu che hai cercato le dentiere su Google e quindi ti esce la pubblicità Ti mirata. esce questo. Quindi, Sì. capito? Poi non è Sì. detto che uno clicca, poi ci sono casi anche particolari, cioè è successo a me anche ad amici, parli di qualcosa, casualmente poi ti arriva una mail di spam che riguarda quell'argomento, Proprio tipo ah che bello quella vorrei cosa. tornare in Grecia, 2 giorni dopo la Bam! pubblicità per la Mi è Grecia, successo anche capito? questo. Pirati in viaggio, vabbè, per carità, Vedi? bellissima piattaforma, però io non avevo parlato, anzi non avevo digitato Mhm. da Sì, sì, nessuna sì. parte, volevo tornare a Rovigno, ne volevo solamente parlare, ne ho parlato con i Mhm. miei amici, bam! Sì. Una cosa Beh, ma inquietante in quello è un il certo microfono, è senso. il microfono che Eh, quando chiedi, fai ok Google o quando parli con l'assistente non mi ricordo mai come si chiama, quello del con... Mac, Ah, Siri, Siri, con Siri, sì, Siri, sì, 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 sì. con Siri è la stessa cosa, cioè se il microfono comunque è sempre predisposto alla registrazione, può acquisire, perché magari nella licenza d'uso c'è scritto, può acquisire parole, cose varie per cui darti pubblicità mirata. Cioè, è un mondo che spaventa questo, per carità. Utile ma spaventa allo stesso tempo. Senti, ma invece per collegarci sempre al fenomeno social di questi ultimi 10-15 anni, gli influencer, Ah. secondo te, una tua opinione sugli influencer? Ecco, dai. Non posso essere sboccato, quindi non te la posso dare. No, sto scherzando. Beh, considera che io all'epoca, Puoi comunque, sei in podcast, no, ma possiamo. tranquillo. All'epoca inizio che si bazzicava in rete, c'erano i blogger prima Mm. ancora. I primi Erano i influencer, blogger gli quelli che erano i primi influencer influencer. 1.0, I ecco. primi influencer che facevano la Blog Fest sul lago di Garda, dove c'era Selvaggia Lucarelli per dirti qualche nome, capito? Intervistata l'anno scorso. Gianluca Neri, quindi cioè, ci sono personaggi che sono ancora un po' in giro in rete. C'era FriendFeed, lo stesso, un altro social all'epoca. E poi sono iniziate queste cose dell'influencer che in alcuni casi erano, diciamo, pulite, del cui magari persone, come me magari, o come anche te, eh, facevi la torta magari, dicevi, ah che buona la torta, ho usato casualmente la marmellata tal dettagli, è buonissima, e poi sono quelli che l'hanno iniziato a fare di professione. Alcuni in modo anche spudorato, ma l'abbiamo visto sui social, del tipo offrimi la stanza d'albergo così ti faccio una bella recensione, altrimenti, capito, stessa cosa poi, pensiamo a tutti i sistemi TripAdvisor, cose varie, quanti, tra virgolette, estorcevano recensioni positive
col fatto, devi darmi la camera vista mare, anche se sono Sì, in sì, ti centro a faccio la Milano, recensione capito? Perché se no... non a 5 stelle, a 6 stelle. Hai Sì, sì, capito? sì, 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 E sì. poi ci sono parecchi influencer, diciamo, che effettivamente hanno avuto seguito su vari settori della moda, ma c'è gente che anche se improvvisata influencer, tipo con Zalando, l'esempio classico, Zalando ti consente di riconsegnare gli abiti dopo un tot. Tanti cosa facevano? Prendevano l'abito di Armani, si facevano le foto belle in Instagram e facevano vedere che avevano i vestiti fichi. E quindi dopo andavano dalle società che avevano vestiti dicendo guarda, io sono un influencer, mi occupo di questo, ho tot follower, tra cui tra l'altro ricordiamoci che ci sono moltissimi mercati neri per l'acquisto dei follower, I così come cosiddetti ci sono bot. anche i No. siti per sbugiardare chi c'ha i follower. Ah, Considera che anche tutti quelli grossi, per non fare un nome, anche i vari Ferragni o anche politici, una buona parte che va dal 15, in alcuni casi anche il 45% dei follower sono fake. porca Quindi miseria. comunque Sì, sì, ma perché il fa occhio. concetto, sì, sì, ma cioè, il concetto La influencer cifra, anche lì ecco, sì. dipende da settore a settore. Cioè, per dirti, io mi sono ritrovato una volta influencer, tra virgolette, senza volerlo. Io sono un veneziano, noi lo spritz lo facciamo con il Select. Il Select adesso lo vende la Montenegro. Ho iniziato a pubblicare le foto col Select, a taggare la Select, ma non perché volevo qualcosa da loro, per promuovere il prodotto, perché per me il vero spritz è fatto col Select. A un certo punto mi hanno scritto, ci dai il tuo indirizzo che dobbiamo mandarti qualcosa? E mi hanno mandato in anteprima la nuova bottiglia. Ma dai. Hai capito? Di Select. Adesso mi hanno detto che mi hanno mandato il set di bicchieri, ma ti Addirittura. ripeto, senza chiedergli nulla, capito? Perché probabilmente vedono Carini. che comunque sono seguito e do passione nel promuovere il prodotto. Ma non è che lo dico, lo faccio perché voglio roba in omaggio. No, 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 a me in quel caso è domanda Sì, sì. offerta. Sì, 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 Poi ci sono quelli che, semplice. cioè, sono quelli che gli dai in mano un iPhone, gli dai in mano un Android, ti dicono, bellissimo, bellissimo, basta che me lo regali, Sì. capito? Però poi Abbiamo- anche lì, lo diciamo, la vediamo gente se spesso ne negli accorge, unboxing, cose così capito? Sì, sul queste cose web. qui, Sì, sì, infatti. sì, sì. E in quel caso, beh, a parte che si crea un odio enorme, soprattutto in ambito Chiaro. telefonini, abbiamo visto Apple, Samsung, passiamo anche alle altre marche Android. Ci sono Sì. proprio le persone che difendono, per Assolutamente. Lì carità, sono guerre cioè, di religione, come beh, Windows e Mac, c'è proprio... ma io invece dal canto mio sono innamorato della Apple, però Mhm. sinceramente non è che mi metto a fare una No, infatti, conversazione sul web perché insomma penso che un Tim Cook se la passi piuttosto ma bene anche se sto assolutamente, zitto, infatti. sinceramente. Però entriamo nel discorso dei dibattiti online. Mhm. Ho notato questo, il rischio dei social e di internet è quasi il fatto di demonizzare una persona dal nulla. Cioè, corriamo il rischio di rovinare la vita anche alle persone. Se Lì c'è, magari... lì c'è purtroppo c'è l'effetto branco spesso, Mm, cioè del sì, tipo se uno si scatena arrivano, diciamo, le truppe cammellate, in alcuni casi sì. organizzate anche, Mhm. perché rendiamoci conto che c'è chi per lavoro fa anche, c'è chi crea reputation e chi distrugge la reputation, cioè sono professionisti in ogni caso, diciamo, è un po' come il lato buono, il lato scuro della forza alla fine, quindi c'è chi lavora per e chi lavora contro. Mhm. Il problema è che innanzitutto abbiamo un problema anche di credibilità degli utenti, perché è un po' come le recensioni di TripAdvisor. Se io voglio, tra virgolette, fare del male in un ristorante, mi faccio gli account fake e faccio una recensione, dico ho mangiato male, ma io utente un po' più sveglio dico quante recensioni ha fatto questo? Una. Sì. Non è affidabile, capito? Quindi anche in rete ci sono un po' i gruppi, le persone. Diciamo, Sì, Facebook appunto, aveva anche iniziato a fare i profili certificati. eh. Ecco, una cosa interessante sarebbe quella, quantomeno verificare i profili, trovare il modo di verificarli, di avere il bollino blu, di dire quello E effettivamente è Roberto in Scano. questo devo dare atto a Google che Mhm. con YouTube ha reso Assolutamente. tutta la cosa molto più semplice nel, insomma, nel fatto Sì, sì, di della verificare verifica, gli sì. account. E invece Facebook ho notato Facebook un è po' un po' più indietro. pigretto, perché poi, Sì. ripeto, sarebbe anche interessante, perché io, ad esempio, se io sono un politico,
Potrei dire nella mia pagina social interagiscono solo quelli col profilo certificato. Sì. Quindi se tu sei una persona riconoscibile da nome e cognome, vieni e discuti. Se tu vuoi di restare anonimo, perché è un diritto, è un tuo diritto a rimanere anonimo, Assolutamente, per però carità, anche il mio però sì. diritto a lasciarti fuori dalla porta di Mhm. casa, perché la mia pagina è il mio spazio con cui dialogo e condivido i miei contenuti. Sì, più Devo avere la account possibilità, verificati sì. potrebbe essere veramente Sì. un qualcosa non dico eccezionale, ma giù di lì Mhm. è un'altra cosa che stavo pensando, Sì. dimmi se è una castronata, ma appunto i contratti, i termini di utilizzo semplici, cioè della serie, no, avevamo visto che nei social, Tu sei troppo puro, cioè, la troppo semplicità ottimista, non ci può pecco di essere. ottimismo. Tu immagina quante clausole magari hanno messo Lo per so, evitare ma non lo so. contenziosi Ma legali. l'Unione Europea non può entrare in gioco in questo caso qua a dire no, Guarda, dobbiamo renderlo non sta anche a me, non semplice sta a per i me cretini come ricordarti Marco che, Vitrotti, ecco. non sta a me ricordarti che ad esempio in America all'epoca misero sul costume di Superman non serve per volare, perché altrimenti se qualcuno si buttava dalla finestra e Eh, moriva era colpa di chi lo vendeva. eh. Sulle cup di caffè è scritto attenzione è caldo per evitare. Noi in Italia invece ad esempio mettiamo attenzione radici affioranti sui marciapiedi, che se almeno si accoppa qualcuno camminando, ma c'era il cartello, capito? Quindi è sempre, cioè più scrivono, più è proprio per pararsi, sedere, diciamo, ad eventuali contenziosi. Per Immagina una realtà come prevenire, ecco, Facebook sì. con miliardi di utenti, non va a rischiare contenziosi H24. No, chiaro, chiaro, ma non sto neanche dicendo Sì, di sì, non farlo, assolutamente, cioè che si parino pure il culo, sì, ma sì, papale, papale, sì, ma allo stesso tempo che mettano, cioè, mi mettano nella posizione di poter capire qualcosa, insomma, di chiaro. questi contratti che vado a sottoscrivere, non lo so, Una 3, semplificazione. 3-4 righe, ma Sì, non sì, chiedo tanto, una semplificazione. solo questo. Roberto, è stata una chiacchierata bellissima, mi sono divertito tantissimo, quindi ripetiamo i consigli che dai a chi ci ascolta. Beh, allora, innanzitutto comunicare in modo accessibile a tutti, quindi se fate contenuti con grafica mettete del testo che li descriva, se fate dei contenuti multimediali quantomeno metteteli su YouTube e poi vi fai i sottotitoli in automatico che poi potete anche correggere. Uh, Leggete, ove possibile, le condizioni di utilizzo dei servizi, sapendo che comunque, lo sappiamo benissimo, a voi interessa il servizio, quindi seppure vi chiedessero di dare un mezzo rene per comprare delle scarpe, dareste anche il mezzo rene a vostra insaputa. Quindi comunque attenzione. Evitate di usare password tutte uguali, Sempre perché la questo stessa, diventa sì. un problema, perché bucano un servizio, bucano tutto. Stessa cosa per le app, fate attenzione, installate il minimo possibile, cioè quelle effettivamente necessarie, e Mhm. disinstallate quelle che non servono più, perché comunque sono dei canali a cui avete dato autorizzazioni per macchina fotografica, per audio, contatti e via dicendo, Contatti, quindi sì. diventa un problema. E soprattutto, lo dico io che ogni tanto faccio un po' di flame, comportatevi bene sui social, cioè capite quando è il momento di smetterla, di discutere, perché comunque siete sempre dietro uno schermo, quindi comunque state litigando con una persona che anche lei è dietro lo schermo, quindi non potete prenderla per il collo. Porta a niente, No, infatti, assolutamente a niente. infatti, cioè il famoso spalle a coppo, come si Mm. dice dalle parti mie, cioè cercate comunque di usare la rete in modo intelligente e Mhm. evitate poi i soliti discorsi, diffusione di contenuti fake news, verificate le fonti e se avete bambini teneteli d'occhio, perché dargli la tecnologia senza controllo e senza effettivamente un monitoraggio da parte non solo del genitore direttamente, ma anche col blocco all'uso di contenuti particolari, può causare problemi dopo. E non fateli usare H24 la tecnologia, cioè non prendetela come la babysitter Eh, alternativa, perché il governo dà 600 euro di bonus per la babysitter, non è che con 600 euro comprate il tablet e siete a il posto a vita. tablet siamo a posto, no, Quindi decisamente no. Guarda, Roberto, io veramente non so come ringraziarti. Grazie per essere stato qui a Non è la radio. Grazie ancora a Roberto Scano. grazie mille, alla prossima.